Salve a tutti e benvenuti a Bremos de Calcio. Oggi ho deciso di parlarvi di un calciatore piuttosto conosciuto e che abbiamo avuto modo di ammirare nei recenti campionati europei della maglia della Scozia. Sto parlando di Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, prodotto dell'Academy dei Red Devils. Spesso McTominay è stato paragonato a una bandiera del Manchester United, anche lui scozzese, lo avrete capito, sto parlando di Darren Fletcher che per 14 anni ha indossato la maglia dei Red Devils. McTominay si è inserito nel Manchester in punta di piedi. All'inizio non era particolarmente amato dai tifosi, ma poco a poco è riuscito a farsi apprezzare non solo perché è migliorato tecnicamente, ma anche per l'agonismo che mette in campo. Doti quelle di McTominay che sono state riconosciute dai suoi allenatori. Penso a Solskjaer che esaltò il suo fisico mostruoso, ma anche il suo metodo meticoloso di lavorare durante la settimana. Elogi ne ha spesi anche Mourinho, di lui ha detto che è un calciatore con la personalità speciale. Chi invece è più freddo mi sembra Erik Ten Hag che preferisce ricorrere allo scozzese a partite in corso e non è un caso che nelle ultime due stagioni, compresa questa sessione di mercato, si parla di un possibile addio di McTominay al Manchester United. Ma poco importa dove giocherà lo scozzese, voi siete qui per saperne di più sulle skills di McTominay, ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale se volete dare una mano. Come gioca Scott McTominay? In che posizione? Si tratta di un centrocampista centrale, predilige il centro-sinistra, a proposito di piede destro. È dotato di un fisico forte e di una grande carica agonistica. Del resto, come molti calciatori scozzesi, la sua crescita è stata costante. Quando ha lasciato l'Academy del Manchester United per giocare in prima squadra, non era fisicamente ben strutturato, ma ha fatto tanto lavoro in palestra e la sua massa muscolare è visibilmente cresciuta. Come detto, Scott McTominay lavora sodo in allenamento e grazie a questo suo impegno è cresciuto tecnicamente, sebbene non parliamo di un centrocampista che fa della tecnica la sua dote principale. Questo non vuol dire che non abbia piedi buoni, ma di qui a dire che abbia un destro educato ce ne passa. Consapevole dei suoi limiti, difficilmente vedrete McTominay avventurarsi in un dribbling. I suoi passaggi sono sempre forti, ma attenzione perché proprio per questo motivo gli avversari fanno fatica a intercettarli. Quando dico che i suoi passaggi sono forti non vuol dire che siano anche imprecisi. Non è mai precipitoso quando riceve il pallone, preferisce giocare la palla in avanti, difficilmente si rifugia nel retropassaggio. Piuttosto preferisce tenere il possesso del pallone in attesa che si liberino le linee di passaggio. Proprio il fatto di tenere palla, consapevole della sua bravura nel difenderla, fa sì che gli avversari si muovano, liberando così le corsie di passaggio e dando modo ai compagni di occupare migliori posizioni per ricevere il pallone. Non eccelle per agilità, ma il suo contributo in difesa è innegabile, tanto come schermo a centrocampo quanto nella sua area di rigore, è forte di testa, è abile a intercettare i passaggi e recupera molti palloni. Va detto che quando è attaccato sul lato sinistro può andare più difficilmente in difficoltà. O meglio, può andare più facilmente in difficoltà, scusa. Un ultimo dato da sottolineare è vero che con Ten Hag McTominay ha avuto meno occasioni di cominciare la partita da titolare, ma ha goduto di maggiore libertà per entrare in area. Il risultato sono stati 10 gol segnati nell'ultima stagione, che per lo scozzese è un record. Siamo giunti alla conclusione. Che dire, per me McTominay è un calciatore che sa rendersi utile, dà sempre il suo contributo e pur non essendo tecnicamente forte, con il duro lavoro ha saputo farsi apprezzare da allenatori e tifosi. Esprimete la vostra opinione con un commento e iscrivetevi al canale. Un saluto.